Nella lezione precedente abbiamo visto la stabilizzazione di immagine, quindi un meccanismo molto utile che ci permette di bilanciare i movimenti della nostra mano in modo tale da limitare ed abbassare il tempo limite di scatto. Tutto questo meccanismo però è inutile se noi non sappiamo impugnare correttamente la nostra fotocamera. Infatti la fotocamera va impugnata in un certo modo se vuoi comunque cercare di ottenere sempre immagini molto stabilizzate e nitide. Quindi vediamo subito in questa breve lezione come impugnare il nostro corpo macchina. Quindi come prima cosa indossa la tracolla della tua fotocamera, perché comunque è sempre una sicurezza, in qualsiasi caso di necessità rimane appesa al tuo collo. Impugna saldamente con la mano destra la tua fotocamera, usa le tre dita terminali, medio, anulare e mignolo e le metti nell'apposita impugnatura che vedi sporge dalla nostra fotocamera. Il dito indice invece va nella parte superiore, vicino al pulsante di scatto, e il pollice invece va nella parte retro, quindi nel retro della fotocamera, pronto a aiutare per esempio a aprire più il diaframma o chiuderlo o qualsiasi altra funzione rimane lì dietro nella vostra fotocamera. Quindi il pollice ha la duplice funzione di stabilizzare e anche poter essere utilizzato per cambiare alcune variabili. Mi raccomando ovviamente quando fotografi prima fate una bella pulizia della lente e non usare una lente sporca, come in questo caso impolverata, come ho usato io in questo esempio. La mano sinistra invece con la parte terminale del palmo, quindi rivolta verso l'alto, o metti solo il mignolo anulare, comunque serve a sorreggere la fotocamera dal basso. Ma ovviamente il nostro corpo non funziona con parti stagni, quindi dobbiamo sapere posizionare tutto il nostro corpo per ottenere una buona nitidezza della nostra immagine. Quindi cerca innanzitutto di essere il più rilassato possibile, perché comunque essere tesi non serve assolutamente niente e a lungo andare in grandi sessioni fotografiche può anche causare dei fastidiosi acciacchi muscolari. Braccia e gomiti non devono essere larghi ma devono stare il più aderenti possibile al corpo. Ricordati sempre di questa operazione quando scattati con fotocamere di piccole dimensioni, perché ho spesso notato che chi possiede queste fotocamere tende a fotografare con i gomiti completamente larghi. Inoltre la testa deve essere leggermente inclinata in avanti, quindi come se andasse incontro alla fotocamera. La fronte deve essere premuta contro il corpo macchina e l'occhio deve quasi aderire al mirino. In questo modo riesci a stabilizzare la tua fotocamera anche primendola contro il tuo viso. Inoltre per avere una maggiore stabilità puoi anche allargare leggermente le gambe o se preferisci portare avanti la tua gamba, quindi avere le gambe leggermente divaricate e portare avanti anche la tua gamba. Quindi se sei destro porti avanti la gamba destra. Inoltre altri accorgimenti per ottenere immagini perfettamente nitide sono quelli di dosare bene la pressione sul pulsante di scatto per evitare di muovere la fotocamera proprio in questo momento e ottenere così delle immagini sfocate, oppure in tempi lunghi di scatto, in tempi brevi puoi anche farne a meno, ma in tempi lunghi devi anche saper gestire un pochettino il tuo respiro. Quindi inspira poco prima di scattare, blocchi il tuo respiro, scatti e poi espiri di nuovo. In questo modo non rischi di avere magari un'immagine leggermente mossa o micromossa dovuto appunto alla vibrazione del respiro. Tutti questi accorgimenti vanno bene nel caso di una fotocamera di grandi dimensioni, ma spesso in una fotocamera di piccole dimensioni e avendo delle mani magari abbastanza grandi non possiamo ovviamente utilizzare questo tipo di impugnatura. Quindi vediamo come fare in questo caso, in queste situazioni. Nel caso di una fotocamera di piccole dimensioni, ma comunque se le tue mani lo permettono, cerca sempre di avere l'impugnatura che ti ho appena detto. Quindi impugnando con la mano destra saldamente nella posizione dell'impugnatura e tutti i meccanismi che ti ho detto prima. Se invece le tue mani sono troppo grandi e non permettono questo tipo di impugnatura, o comunque ti viene scomodo, puoi provare a utilizzare questo tipo di impugnatura, quindi prendi la fotocamera in mezzo al pollice e all'indice di entrambe le mani, ovviamente con il pulsante dell'indice sempre vicino al pulsante di scatto. In questo modo puoi anche ottenere una buona messa a fuoco o comunque una visualizzazione della scena tramite il live view e non utilizzando il mirino. Queste sono le linee guida per mantenere la tua fotocamera il più stabile possibile e quindi ottenere immagini perfettamente nitide, sempre ovviamente controllando il tempo limite di scatto. Ti consiglio di seguire queste linee guida, ciò comunque non toglie che per esempio puoi appoggiarti un muro in alcuni casi per avere maggiore stabilità o appoggiare un gomito su un supporto e via dicendo. L'importante è che non sottovaluti l'impugnatura della tua fotocamera, perché è la base per ottenere immagini perfettamente nitide. È inutile comprare obiettivi stabilizzati se non si sa poi impugnare la propria fotocamera. Prima di concludere vediamo ancora qualche piccolo accorgimento in modo tale da saper impugnare la nostra fotocamera in tutte le situazioni. Se per esempio usi un pesante teleobiettivo, la mano sinistra può andare in avanti invece che stare sotto la fotocamera in modo tale da aiutarti a sorreggere la parte più pesante del tuo sistema. In questo modo ti aiuta sia a sorreggere ma puoi anche utilizzarlo per mettere a fuoco per esempio la scena oppure cambiare il diaframma, tutte le aghiere che sono presenti che abbiamo visto all'interno dell'obiettivo.
Se per esempio invece una certa composizione richiede che tu abbassi il tuo livello e quindi scendi a terra, puoi decidere se inginocchiarti oppure se sederti. In entrambi i casi, per esempio se ti ginocchi, ti consiglio di utilizzare un solo ginocchio a terra e l'altro di utilizzarlo come supporto. E poi ovviamente utilizzare l'impugnatura sempre con la mano destra e la mano sinistra sotto ad aiutarti. Se invece sei seduto, allo stesso modo utilizza sempre i gomiti appoggiati alle ginocchia per stabilizzare il tuo sistema. Dopo questi piccoli accorgimenti abbiamo finito anche questa lezione. Dopo tutte queste nozioni di teoria, adesso abbandoniamo momentaneamente questa parte e ci tuffiamo nella pratica. Nella prossima lezione scenderemo sul campo e applicheremo tutti i concetti che abbiamo visto fino adesso, in modo tale da capire come ottenere buone fotografie in tutte le situazioni. Ci vediamo nella prossima lezione.